Nel video di oggi cercheremo di fare chiarezza su una particolarità del vocabolario della lingua italiana che mi sembra aver notato essere fonte di molti errori tra chi sta imparando l'italiano, molti errori molto diffusi. E mi sembra anche essere un errore molto ignorato, perché alla fine chi commette questo errore viene capito comunque. Prima di cominciare, non dimenticatevi di mettere un mi piace al mio video perché sappiate che aiuta moltissimo e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di accendere quella campanella delle notifiche. Ciò di cui sto parlando è l'uso del verbo potere in situazioni in cui spontaneamente un italiano invece userebbe probabilmente un altro verbo. Fatemi fare un piccolo confronto con l'inglese. Uso spesso questa lingua per fare degli esempi e dei confronti perché so che tante persone la parlano. So che in inglese tecnicamente esisterebbe sia can sia may, che hanno un significato leggermente diverso l'uno dall'altro, ma nell'inglese parlato alla fine si usa quasi esclusivamente can e may è limitato ad alcune espressioni fisse. Per esempio, may I? E quindi la tendenza che ho notato tra chi sta imparando l'italiano è quella di usare il verbo potere cioè negli stessi casi in cui si userebbe can in inglese, che è un verbo che a scuola viene insegnato come corrispondente di potere. Prima di cominciare voglio ricordarvi che in questo video voglio darvi delle informazioni che vi aiutino a distinguere e a capire quando usare un verbo e quando usare un altro, ma in realtà nell'italiano parlato ci sono tanti casi in cui i confini tra un verbo e l'altro non sono così netti e non esistono delle regole ferree, quindi in tanti casi si può usare sia un verbo sia un altro. Prendete quindi quello che dico semplicemente come una guida generale. Allora, cominciamo proprio dal verbo potere e andiamo a vedere quali sono i suoi utilizzi, che in realtà sono relativamente ristretti. Potere pone l'attenzione e la responsabilità su una forza esterna, come una persona, come delle circostanze o come delle conseguenze, che ci permettono oppure ci proibiscono di fare qualcosa. Un po' come una legge superiore, diciamo. Quali sono quindi le circostanze in cui ha senso usare potere? Andiamo a vedere degli esempi. Da quando il governo ha imposto il coprifuoco non possiamo uscire dopo le 10 di sera. In questo caso c'è una vera e propria legge che ci dice che non possiamo fare una certa cosa. Un esempio molto simile è: questa sera non posso venire al cinema con voi, i miei genitori non mi lasciano. In questo caso la legge superiore sono i genitori che decidono di impedire al figlio di andare al cinema o di uscire di casa in generale. Puoi passare a casa mia alle 3 per aiutarmi a spostare i mobili? In questo caso la persona sta chiedendo al suo interlocutore se ci sono delle forze esterne, come per esempio degli altri impegni, che gli impediranno di passare a casa sua alle 3 a spostare i mobili. Ragazzi, ho finito di studiare, posso finalmente uscire. Questa frase implica che le circostanze, quindi il dovere che aveva questa persona di studiare, precedentemente gli proibivano, gli impedivano di uscire con gli amici. Non posso regalarti questa penna, altrimenti mio fratello si arrabbierà perché è la sua preferita. Questo invece è un esempio nel quale le conseguenze agiscono da forza esterna che ci impedisce di fare qualcosa. Andiamo a vedere adesso la prima alternativa e la più comune, secondo me, al verbo potere, che è riuscire a fare, che spesso può essere anche sostituito da farcela a fare qualcosa. Molto colloquiale però quest'ultima forma. Questo verbo, a differenza di potere, pone al centro dell'attenzione il soggetto stesso che compie l'azione. Lo mette al centro, quindi fa dipendere la possibilità di fare una certa cosa dal soggetto stesso che la deve fare, invece che porlo su delle forze esterne come il verbo potere. Inoltre il verbo riuscire a o non riuscire a
possono rispettivamente indicare il successo o il fallimento in un tentativo. A volte, per esempio, quest'idea in inglese si esprime con to manage to. Per esempio, dopo qualche tentativo fallito di aprire un barattolo che è chiuso molto stretto, dico non riesco ad aprire questo barattolo. Oppure, un altro esempio può essere non sono riuscito a finire l'esame, sono stato troppo lento ed è finito il tempo. Come potete vedere, qui il soggetto pone l'attenzione sul fatto che lui stesso sia stato troppo lento. Ha provato a finire l'esame, ma è stato troppo lento e quindi il tempo non gli è bastato. Quindi mette più l'accento sul suo tentativo fallito, piuttosto che su una forza esterna che gli abbia impedito di finire l'esame. Per farvi un controesempio, per farvi capire meglio, avrebbe potuto dire non ho potuto finire l'esame perché mentre lo stavo svolgendo ho ricevuto una chiamata molto importante e me ne sono dovuto andare. In questo caso si è presentata una forza esterna, cioè questa chiamata, che era così importante da impedire al soggetto di finire il suo esame. Quindi il soggetto non ha potuto finire l'esame. Poi ci sono due verbi / espressioni che secondo me hanno un uso abbastanza simile, o comunque una funzione abbastanza simile, ma due accezioni diverse. E sono essere in grado di e sapere, cioè saper fare qualcosa. Essere in grado di significa essere capaci di fare qualcosa, ma anche essere in una condizione mentale, fisica o emotiva tale che ci permetta di fare qualcosa, che sia adatta a fare qualcosa. Eccovi alcuni esempi. L'allenatore di una squadra di calcio parla con uno dei suoi giocatori e gli dice: penso che tu sia in grado di gestire la squadra in modo molto efficace, quindi tu sarai il capitano. Ok, quindi l'allenatore pensa che questo giocatore abbia le capacità mentali o fisiche per svolgere il ruolo di capitano. Oppure ancora, dopo un incidente che mi ha rotto una gamba, potrei dire: per via della mia gamba rotta, non sono in grado di camminare. Quindi non ho le condizioni fisiche tali da poter camminare. Oppure, un altro esempio, potrei dire: è stata una giornata lunga e faticosa mentalmente, quindi adesso non sono in grado di studiare. Quindi questa lunga giornata molto faticosa mi ha messo in una condizione mentale, probabilmente, tale da non riuscire a studiare. Poi invece sapere, seguito da un verbo all'infinito, esprime la capacità di svolgere un'attività specifica, di avere le competenze per fare una certa attività. Insomma, l'idea di avere una certa competenza particolare. Per esempio, saper leggere, saper scrivere, saper nuotare, saper guidare, saper camminare. Perché si usa il verbo sapere? Diciamo che l'idea è quella che una persona sa come leggere, sa come scrivere, sa come si guida, sa come si nuota. Per farvi capire un po' meglio, ancora una volta mi aiuterò un po' con l'inglese, se non vi dispiace. Se per esempio volete chiedere a qualcuno "Can you drive?", nel senso di "Do you know how to drive?", gli dovrete chiedere "Sai guidare?" e non "Puoi guidare?". Sai guidare significa "Do you possess the skill?", hai questa capacità, questa abilità di guidare? Se ti chiedessi "puoi guidare", ti starei chiedendo se c'è qualcosa che ti permette o ti impedisce di guidare. Infine, un'ultima circostanza in cui chi sta imparando l'italiano spesso usa posso o non posso è quella in cui gli italiani non usano niente. Qui è difficile spiegarvi una regola. È un modo di esprimersi che è legato più a delle frasi idiomatiche. Quindi vi dirò quelle che secondo me sono le più comuni e imparatele a memoria. Sono principalmente due: non vedo e non sento. Spesso inoltre sentirete che gli italiani aggiungono anche una particella C a loro discrezione. Potete aggiungerla o potete non aggiungerla, quindi potete dire non sento, ma potete dire anche non ci sento. Potete dire
non vedo, ma potete dire anche non ci vedo. Ma alla fine il significato è praticamente lo stesso. I can't see, I can't hear, ok? Non riesco a vedere e non riesco a sentire. Bene, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se avete altri dubbi, scrivete nei commenti tutte le domande che avete e io cercherò di rispondervi. Non dimenticatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al mio canale. Ciao!